Oggi voglio dirti una verità che non ti dice praticamente nessuno. Puoi diventare coach online anche se parti da zero. E non perché tanto su internet si può fare qualsiasi cosa, basta avere un computer. Assolutamente no. Ma perché puoi farcela se seguirai questo percorso che adesso ti dirò in questo video, che è un percorso in 7 passi, che ti porta da zero e confusione ai primi clienti paganti. Quindi prendi appunti, mi raccomando, perché ti spiegherò questo procedimento passo dopo passo con esempi reali e con un mix di mindset e strategia pratica. Allora, prima di tutto 2 parole su di me, perché è giusto che tu sappia chi stai ascoltando e perché dovresti fidarti. Lavoro ogni giorno con professionisti tra i 30 e i 55 anni, più o meno, in Italia e anche all'estero, che vogliono reinventarsi, avviare il loro business online, essere indipendenti e, nel caso specifico, avviare un'attività di coaching online. Di solito mi trovo a lavorare con persone spesso molto competenti nel proprio settore, che però sono bloccate da troppe informazioni. Possiamo dire anche da molta disinformazione e anche dalla sensazione di non avere una strategia. In questi anni ho aiutato aspiranti coach a definire la nicchia, creare un'offerta concreta, validarla velocemente e ottenere risultati reali, come per esempio i primi 1.700 euro al mese e anche oltre, arrivare poi anche a 3.000 euro al mese. E questa non è, una cosa così irraggiungibile in questo business. Quindi io praticamente ho aiutato tutte queste persone ad avere o avviare una vera e propria carriera. E non è solamente il fatto di avere una vera e propria carriera, ma anche la percezione interiore di essere finalmente sulla strada giusta. E qui non parlo di trucchetti oppure funnel complicati o soldi facili, Io parlo di metodo, chiarezza e allenamento mentale, e parlo anche di prezzi seri, trasparenti, sostenibili, dal primo programma beta a proposte più alte quando hai risultati e casi studio. E adesso di tutte queste cose ne parlerò fra poco, però io adesso voglio iniziare con una verità che spesso viene ignorata. Non serve essere perfetti, non serve sapere tutto, non devi essere il guru onnisciente. Per iniziare a fare del coaching, devi essere un passo avanti al tuo cliente ideale su una trasformazione specifica. Un passo, non 10. E questo è fondamentale per scardinare la sindrome dell'impostore. E come batterla e trasformare la paura in opportunità l'ho spiegato in dettaglio in questo video che trovi qua. Detto questo, iniziamo. Il primo passo è capire perché vuoi diventare coach online e chi vuoi aiutare in concreto. Lo so che può sembrare banale, ma questa è una cosa estremamente importante e cruciale. È veramente il cuore di tutto ed è anche la base del posizionamento. Se non riesci a esprimere il tuo perché con una sola frase, allora questo significa che hai della confusione. Ancora non ti è chiaro il tuo perché. Come fare a tirar fuori il tuo perché in maniera molto semplice e veloce? Allora, puoi utilizzare questa formula. Innanzitutto prova a dirlo ad alta voce, come se parlassi con un amico. Aiuto, e qui metterai la persona specifica, che sarebbe poi anche il tuo cliente ideale, a ottenere, e qui metterai il risultato misurabile, e qui metterai tempo limitato, anche se, e qui metterai l'ostacolo. Adesso ti faccio un esempio, così lo capisci subito. Se volessi lavorare nel coaching di public speaking per professionisti, potresti dire aiuto chi? Manager e consulenti a che cosa? Tenere presentazioni chiare e sicure in 30 giorni, vedi, risultato misurabile, ostacolo, anche se oggi tremano all'idea di parlare in pubblico. Oppure, se invece sei nella nicchia
per esempio di transizione verso ruoli digitali ad alto reddito, come potrebbe essere per esempio data analyst o cyber security analyst, potresti dire: aiuto professionisti sopra i 35 a creare un portfolio credibile e una strategia colloqui in 4 settimane, anche se partono da zero tecnico. Questa frase non è solamente una frase di marketing furbo, perché fa sì che il tuo messaggio sia chiaro, ti connette in modo diretto al tuo cliente ideale. Il secondo passo è scegliere e validare la nicchia. E qui tanti rimangono affossati nel ci penso ancora un po', ci devo pensare ancora, non sono ancora sicuro. No, scegli una direzione abbastanza specifica da essere rilevante e fai 10 conversazioni in 7-10 giorni. Che cosa vuol dire questo? Contatta delle persone in target, in quella nicchia, nel tuo network o su LinkedIn e chiedi 15 minuti di confronto, senza vendere nulla. Fai delle domande semplici ma potenti. Qual è il loro risultato desiderato nel prossimo mese? Qual è l'ostacolo più grande? Cosa hanno già provato? Cosa sarebbe un wow tangibile per loro in 4 settimane? Da queste conversazioni estrai le ricorrenze, cioè vale a dire quali sono le risposte in comune. E dopodiché formula 3 ipotesi di problema e scegli quella più densa di frustrazione, quella per cui ti dicono: se in 30 giorni riuscissi in questo sarebbe oro. Ci siamo? Ed è proprio qui che io ho capito questa cosa fondamentale. La chiarezza non arriva davanti al computer, arriva parlando con le persone giuste. Quindi devi fare outreach, devi andare a parlare con queste persone. Il terzo passo è definire l'offerta beta. E la parola chiave qui è beta, perché il tuo obiettivo ora non è la perfezione, ma è ottenere un feedback reale da clienti veri. In questo caso, quindi, il tuo programma di coaching beta sarà una struttura che ha una durata di 4-6 settimane con un risultato misurabile e 3-5 milestone intermedie. Cioè vale a dire 3-5 obiettivi intermedi all'interno di questo programma beta. Questi sono gli obiettivi che porteranno il tuo cliente passo passo a ottenere il risultato misurabile. Cosa potrebbe essere però? Adesso ti faccio un esempio pratico. Continuiamo con la nicchia detta in precedenza, quella del coach di public speaking. Potrebbe essere: settimana 1, mappa messaggi e apertura in 90 secondi. Questo è un obiettivo intermedio. Settimana 2, struttura della presentazione con storia centrale e call to action. Settimana 3, gestione dell'ansia e prima registrazione. Settimana 4, prova generale con feedback. Quindi, come vedi, questi sono dei piccoli risultati che vengono ottenuti di settimana in settimana fino a quando non hai portato il tuo cliente al risultato finale che prometti con il tuo programma beta. Adesso ti faccio un altro esempio nella transizione digitale. Settimana 1, definizione, ruolo, target e audit competenze. Settimana 2, portfolio con un progetto realistico. Settimana 3, simulazioni di colloqui brevi. Settimana 4, piano contatti e candidature. Tra queste sessioni offri supporto in modo essenziale. Per esempio, potresti fare un check-in testuale a metà settimana e la revisione di un compito chiave. Per quanto riguarda il prezzo, ricorda che il programma beta deve essere accessibile ma non simbolico come prezzo. Sarà tra i 300 e i 500 euro a persona se in gruppo, 500-1000 euro se one on one.
Il punto, in questo caso, non è monetizzare al massimo, è responsabilizzare il cliente e testare davvero il tuo metodo. Il quarto passo è trovare i primi clienti in modo caldo, umano e sostenibile. Il canale migliore sono le relazioni. Scrivi messaggi brevi a ex colleghi, colleghi di corso, con tanti LinkedIn che rientrano nella nicchia. Potresti dire: sto lanciando una beta di 4 settimane focalizzata su, e lì metterai il risultato. Ho pochi posti a prezzo ridotto in cambio di feedback. Vuoi dettagli o conosci qualcuno a cui potrebbe servire? Se la risposta è sì, allora invii un documento semplice dove dici che cosa contiene, cosa include, a chi non è adatto, e poi metterai anche il calendario di quando parte e il prezzo. Dopodiché fissa una mini call di 15 minuti per capire se quella persona è in linea, quindi se quella persona è il tuo cliente ideale per il programma beta. Come farai? Allora, in call fai una domanda chiave, e la domanda chiave è questa, scrivi, mi raccomando: se in 4 settimane raggiungessi, e qui metti il risultato, con impegno orario da 1 a 10, quanto ti interessa? Se è sotto 8, chiedi che cosa servirebbe per arrivare a 9. Altra cosa importante, non devi cercare di convincere chi non è pronto. Tu non vendi miracoli, tu vendi un percorso concreto. Nello stesso momento pubblica un post su LinkedIn che racconti un problema reale e la rotta che proponi, e poi metti come call to action un invito a scriverti in privato. Come vedi, non servono funnel complicati o enormi, serve solamente chiarezza. Il quinto passo è condurre le sessioni del programma beta con un framework semplice. Non ti devi far travolgere dall'ansia dell'adesso che dico, e quindi prendi appunti, perché adesso ti insegno la tecnica GROW. Allora, 1. Definisci l'obiettivo della sessione e dell'intero percorso. Fotografa la realtà attuale senza giudizio. Crea le opzioni insieme ai tuoi coach e chiudete la sessione con l'impegno concreto per quella settimana. E la prima sessione dovrebbe sempre essere orientativa. Quindi, oggi capiamo dove sei, dove vuoi arrivare e decidiamo i 2 micro passaggi che fanno la differenza. Allora, adesso riprendo l'esempio del public speaking. Potresti chiudere con l'assegnazione dell'apertura in 90 secondi da esercitare ogni giorno, registrandola 2 volte in video. Quindi questo è un vero e proprio training che tu daresti al tuo coach. Se lavori sulla transizione digitale, potresti chiudere con la creazione della scaletta portfolio e l'impegno a completare la bozza del primo progetto entro 3 giorni. Il tuo ruolo in questo caso non è riempire di contenuti, è tenere il timone puntato sull'obiettivo finale, quindi sul risultato finale, con micro compiti chiari e misurabili. Micro compiti, di modo che siano facilmente anche eseguibili dai tuoi coach. Il sesto passo è costruire autorevolezza con prove sociali progressive. Non devi essere famoso, devi essere credibile. Chiedi testimonianze specifiche, non generiche. Ti serve la fotografia del prima e del dopo, anche se piccola. Per esempio, potrebbe essere che quella persona come risultato ha ottenuto che è riuscita a presentare senza leggere le slide e ha ottenuto 3 feedback positivi dal team. Oppure che quella persona ha inviato la prima candidatura con portfolio e ha ricevuto la prima risposta.
Questo, per esempio, sono 2 risultati concreti in queste 2 nicchie di coaching che potrebbero aver ottenuto le persone che segui. Trasforma queste vittorie in microstorie da raccontare in 1 minuto nei tuoi canali. Sempre ovviamente, però ricordati che prima devi sempre chiedere il consenso delle persone. Se loro non vogliono, chiaramente questo non lo farai, di condividere la loro storia. Altra cosa che puoi fare sui social media: potresti pubblicare su YouTube video utili su ricerche reali, come per esempio come trasformare la tua esperienza in un'attività online di servizi, anche senza competenze tecniche, o come scegliere una professione online etica e sostenibile senza cadere nei funnel complicati, o da dove partire se hai 0 casi studio. Tutto questo lo puoi dire a voce nel video, usalo nel titolo e nella descrizione, ma soprattutto mantieni la promessa con esempi concreti. La strategia che invece potresti utilizzare su LinkedIn sarebbe quella di alternare dei post educativi a dei post narrativi, e questo dovresti farlo almeno 2 volte a settimana. Dovresti scegliere una cadenza sostenibile e poi però cercare anche di rispettarla, perché la costanza batte intensità e poi silenzio. Quindi è inutile che fai 100.000 post e poi dopo vai in burnout e smetti di pubblicare. Meglio pochi, diciamo, però con costanza ogni settimana. E prima di vedere qual è il 7° passo che puoi iniziare da subito, se vuoi accelerare e vuoi farlo in sicurezza, ho 2 risorse per te. La prima è un breve video che completa ciò che stai vedendo oggi, e lo trovi qua. In meno di 10 minuti ti mostro i 3 passi chiave per partire da zero, gli ostacoli più comuni che bloccano i professionisti come te e come trasformare l'esperienza che hai già in un'attività sostenibile, anche se oggi non ti senti abbastanza esperto. Ed è perfetto da guardare subito dopo questo, e lo trovi qui. La seconda è la mia masterclass gratuita. Te la consiglio veramente con tutto il cuore, perché se vuoi una visione completa dalla A alla Z su come avviare un business di coaching online che funzioni davvero, evitando il labirinto di informazioni che porta al burnout, dentro trovi numeri, strategie, errori da evitare e la struttura precisa per passare dai primi passi ai 3.000 euro al mese in modo sostenibile. E questa masterclass l'ho creata proprio per chi parte da zero e vuole una guida chiara. Non è una presentazione travestita, è una lezione pratica con esercizi, esempi e una roadmap che puoi iniziare ad applicare da subito. E anche solo per capire se questa è davvero la tua strada. E ora vediamo il 7° passo, che è la pianificazione semplice per arrivare ai primi 3.000 euro al mese senza però complicarti la vita. In questo caso con il coaching ci sono 3 strade che potresti percorrere già da subito. Allora, 3 clienti a 1.000 euro per un one-on-one di 6 settimane, oppure 6 clienti a 500 euro per un beta di gruppo da 6 persone, oppure puoi anche fare un mix tra le 2. Sceglierai la tipologia in base chiaramente al tuo tempo. Se per esempio in questo momento lavori ancora full time, allora la versione di gruppo con una live settimanale da 90 minuti più 2 ore di preparazione può essere l'ideale. Dopo 2 o 3 cicli, se i risultati ci sono, puoi alzare il prezzo in modo etico e aumentare il valore aggiungendo miglioramenti semplici all'esperienza. Per esempio potrebbe essere una sessione di revisione extra, un mini workbook, una libreria di anteprime o brevi video con le risposte alle domande ricorrenti. Ricorda questo: meno complessità, più impatto. Non devi costruire un castello di strumenti. Per partire ti bastano Zoom o Google Meet, Calendly, Google Drive o Notion e Stripe o PayPal. Tutto il resto verrà dopo, quando avrà senso. E adesso dobbiamo fare una piccola fermata sul mindset, perché senza di lui la strategia non regge. Perché
purtroppo c'è la sindrome dell'impostore. Questa sindrome dell'impostore, cosiddetta, ti dice che non puoi iniziare perché non sai tutto. Allora io voglio ribaltarti questa cosa. Inizi proprio perché non sai tutto, ma sai guidare il primo passo meglio del tuo cliente. Ricordati che devi essere un passo avanti, non 10. E tutto questo è sufficiente per creare valore, perché ogni settimana di azione produce 2 effetti. Allora, risultati per i tuoi clienti e prove per il tuo cervello che sei in grado di farlo. Tutto questo è un circolo virtuoso che va ad abbattere la sindrome dell'impostore. E se il tuo problema è che temi il giudizio, ricorda la metafora del girello. Il coach non è chi cammina al posto tuo, è chi ti dà stabilità mentre impari a camminare. E tu farai proprio questo per i tuoi clienti. Ed è quello che sto cercando di fare ora io per te. Non devi essere perfetto, devi essere utile, pratico e coerente. Allora, a questo punto so che potresti avere in mente anche delle obiezioni, come per esempio, non ho l'esperienza. Allora, l'esperienza si costruisce con un ciclo beta e 5 clienti veri molto più velocemente che con un anno di teoria, corsi, certificazioni. Te lo posso assicurare. E qui arriviamo infatti alla seconda obiezione: non ho le certificazioni. Le certificazioni possono anche essere utili, ma i clienti comprano la probabilità di arrivare a un risultato. Se proprio vuoi certificarti, fallo. Ma non devi aspettare di avere la carta per iniziare ad aiutare in ambiti non clinici e non terapeutici. Focalizzati sulle performance e sull'implementazione, cioè comincia. Non ho tempo. Qui veramente bastano 5-7 ore a settimana per un ciclo beta di gruppo. Se questo tempo non riesci a trovarlo, il vero problema non è la tecnica, ma le priorità. Quindi lì si tratta di un problema di mindset e stabilire una scaletta di priorità. Altra cosa che potrebbe bloccarti: non sono bravo con la tecnologia. Allora, ti servono 4 strumenti. Fai una prova generale una volta, crea una mini checklist per ogni sessione e smetti di toccare il setup, smetti di star lì a provare con il software e tutti gli strumenti che devi utilizzare fino a quando non hai clienti e casi studio. Altra cosa potrebbe anche essere la paura di dire il prezzo. Qui una frase semplice che tu puoi dire: l'investimento per la versione beta di 4 settimane è di 500 euro. Include le sessioni, un check-in a metà settimana e la revisione dei compiti chiave. Se ti va bene, ti invio il link per iscriverti. È chiaro, rispettoso e non c'è nessuna pressione. E adesso, per non lasciarti con belle parole e basta, ti do un piano delle prossime 4 settimane. Oggi stesso scrivi la tua promessa in una frase, cioè io aiuto, quello che abbiamo detto all'inizio di questo video, e manda 15 messaggi a persone in target per fissare 10 conversazioni. Entro 7 giorni scegli il risultato del tuo programma beta e definisci 3-5 milestone concrete, cioè 3-5 micro risultati all'interno del percorso del tuo programma, concreti. Entro 14 giorni apri l'iscrizione alla beta con un documento semplice e 2 slot di mini call. Entro 21 giorni comincia con i primi clienti e dentro 28 giorni raccogli i primi feedback e almeno una testimonianza specifica. Vedrai che se segui tutto questo, in un mese avrai più progressi di quanti ne hai fatti forse negli ultimi 6 e forse anche negli ultimi 2 o 3 anni, perché avrai spostato il focus dal pensare al fare. E prima di chiudere voglio dirti una cosa che non sentirai dire spesso. Non serve coraggio infinito per iniziare, serve un impegno piccolo ma ripetuto, 10 conversazioni, un'offerta beta chiara.
2 post a settimana su LinkedIn, un video YouTube che risponde a una domanda reale, 3 clienti seguiti bene con un framework semplice. Quando metti insieme questi tasselli, la sensazione di non sono abbastanza si riduce perché la realtà ti mostra il contrario. E se sbagli qualcosa, e questo può succedere, anzi succederà perché capita a tutti, lo correggi al giro successivo. Questo è come costruisci un business di coaching online. Meno fuochi d'artificio e più artigianato, però fatto bene, con cura. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale e scrivimi nei commenti qual è la nicchia che vuoi esplorare e qual è la tua promessa in una frase. Ti leggo e ti rispondo, perché qui non voglio solo spettatori, voglio persone che passano all'azione. E il prossimo passo che puoi fare subito è guardare questo video per trasformare subito ciò che hai imparato in un piano semplice. E se desideri una guida completa e vuoi evitare mesi di tentativi a vuoto, guarda la masterclass gratuita. È il ponte più rapido e sicuro tra il tuo desiderio di reinventarti e i tuoi primi risultati concreti. Ci vediamo lì. E ricorda, il mondo non ha bisogno della tua perfezione, però ha bisogno del tuo aiuto. Un passo avanti è tutto ciò che serve per iniziare oggi.